Sembra una piadina comprata. Quanto è comune la piadina? Comunissimo, in tutti i supermercati, in tutti i negozi alimentari in genere si trova, e si trova di un tipo, di un'altra, grande, piccola, che si chiude, che si apre, eccetera, eccetera. Però vi siete mai chiesti quanto è semplice farla? È di una semplicità estrema. Oggi ve le faccio vedere in due versioni, la versione con lo strutto e la versione con l'olio. La bontà è assolutamente, secondo me, simile. Propendo per... ve lo dico dopo. Allora, intanto, gli ingredienti, partiamo da quella con lo strutto. Farina, ovviamente, dell'acqua che sto scaldando, deve essere almeno tiepida, se non quasi calda. Allora, poi del sale, un pochino di bicarbonato, non metto lievito assolutamente, un po' di bicarbonato e lo strutto, il grasso. Nel caso di quella all'olio ci sarà l'olio. Allora, cominciamo. La farina. Facciamo la classica fontana, il sale, un paio di pizzichi di bicarbonato, l'acqua intanto sta arrivando quasi a bollore, quindi io nel frattempo la spengo, metto lo strutto, che è fastidioso perché si appiccica tutte le mani, metto l'acqua qui, così un pochino nel frattempo si raffredda e così riesco a dosarla, perché non la metto tutta, la metto quasi tutta, poi vedo come reagisce l'impasto. È un impasto abbastanza duro, quindi non è che deve essere proprio morbido. E comincio a metterlo. L'avere l'acqua calda poi permette anche di far sciogliere velocemente anche lo strutto. Allora non c'è necessità di lavorare troppo l'impasto, una volta che si è formato, anche se non è bello liscio, perché non è importante che sia bello liscio, va bene. Però quello che bisogna fare assolutamente è farla riposare, cioè si potrebbe fare anche ora, però invece la pasta qui si deve rilassare, quindi si tiene da una parte per almeno una mezz'oretta. Metto nella ciotola e si mette da parte. E ora si va a cominciare l'impasto con l'olio, quindi vado a scaldare nuovamente l'acqua e preparo gli altri ingredienti. Farina, questa è la versione con l'olio, sale, bicarbonato, olio d'oliva. In realtà io dico olio d'oliva, ma qui si parla di olio extravergine d'oliva. E ora intanto l'olio lo faccio assorbire dalla farina. L'acqua. E comincio ad aggiungere anche l'acqua. Anche questo impasto non va lavorato tantissimo, una volta che si è formata la pasta, anche se è un po' rugosa, non vi preoccupate, si mette da una parte e come per l'altro impasto lo facciamo riposare una mezz'oretta. A dopo. Ok, riprendiamo l'impasto, sono stati fermi un pochino più di mezz'ora e lo andiamo a dividere. Allora, vediamo quanto pesa, dovrebbe essere sui 700 grammi. Vediamo un po', 770 grammi, ne facciamo 7, quindi ora cercherò di farle tutte più o meno della stessa misura, tanto si pesano, vediamo un pochino. Questa è 120, è un po' più grande, ma la teniamo ugualmente. La teniamo ugualmente. Prima pallina, anche questa è 120, tengo anche questa. Ne verranno un pochino di meno. Ok, le copro così non si seccano.
perché nel frattempo a questo punto vado a tagliare anche, vado a dividere anche quella all'olio. Qui ne sono venute 7 perché le ho fatte più piccoline, solo una un pochino più grande. Ecco qui. Cominciamo con una con lo strutto. Mettete un pochino di farina, ma giusto un po', vedete io ce l'ho messa proprio un pochino, per evitare proprio che si possa attaccare. E si va a stendere. E ora si va in padella che ho già fatto scaldare, ora si è un po' raffreddata, andiamo in padella. Poi qui sta la vostra capacità di farle belle tonde. Io non sono una persona capacissima a fare le cose perfette. Si buca un pochino e quando si creeranno delle bolle, se si creeranno, si vanno a schiacciare. E questa è quella all'olio, quindi facciamo subito la prova di tutte e due. Mentre sta cuocendo cominciamo a tirare un pochino anche questa. Guardate, sembra una piadina comprata. Bellina proprio, eh? La prima la togliamo. E ora 2 secondi e poi mettiamo anche questa all'olio. E ora si va a mettere quella all'olio. Cavolo, stanno venendo perfette, eh? Bello. E anche questa, uff, bruciava. Messo qui. Conviene coprirle, così non si seccano subito, mantengono anche un pochino il calore. Allora, io proseguo e le faccio tutte. Ci vediamo fra un pochino. Ok, ho terminato di farle. Guardate belline, queste sono quelle all'olio. Belle, eh? Queste sono quelle invece con lo strutto, quelle tirate un pochino più fini e quelle un pochino meno. Allora, per l'assaggio me ne prendo, questa è un po' troppo più sbruciacchiata e quindi uso proprio questa qui. Quindi, primo assaggio, quella allo strutto, ci metto dentro. Vediamo. Un po' di pomodoro. Affettato abbastanza finemente. Allora, ci metto sul fondo un pochino di stracchino. Si poteva mettere anche dello squacquerone, ma non ce l'avevo. Lo metto così. Non ce lo metto tanto, Ci metto qualche fettina di pomodoro, un pochino di rucola e un pochino di prosciutto. Un paio di fette di prosciutto. No, ce ne metto una sola. Me la giro così, me la taglio così. Girata un po' male, Faccio tipo tortillas. Non è proprio la stessa cosa, ma insomma. Buona. Sembra quasi sfogliata. Davvero ottima. E ora quella all'olio. Quella all'olio devo dire che esteticamente sono venute anche più belline. Anche qui un po' di stracchino. Pomodoro. L'immancabile rucola. E questa volta invece la mortadella. Questa volta lo chiudo così, normalmente taglio a metà, buona, ma
Ma ed è buonissima questa, quella con lo stretto mi piace forse di più. Però me ne vado con questa all'olio. Ciao!